Signori, buonasera. Allora, come potete notare, siamo di fronte a Civita di Bagnoregio, in provincia di Viterbo. È venerdì sera, diciamo che il tramonto dovrebbe esserci in questo momento, però è tutto coperto, piove, c'è vento, c'è brutto tempo. Speravo che magari ci fosse un'apertura in qualche nuvola in modo da illuminare tutta la scena e di colorare tutta la scena, ma in realtà non c'è stato niente. In ogni caso ho scattato un paio di foto a mano libera del panorama e quindi della città e anche della città nel suo contesto, quindi sono due foto diverse con due focali diverse a mano libera, perché c'è molto vento e in questi casi qui usare il treppiede non è indicato, ecco. Come procederà questa avventura? Allora, intanto domani mattina devo decidere se svegliarmi all'alba e recarmi lì sul ponte, all'inizio del ponte, per riprendere all'alba la città. In realtà il sole poi sorgerà da lì e quindi bisogna vedere un po' come sarà il tempo, perché è prevista pioggia anche per domani mattina. E quindi insomma deciderò stasera che cosa fare nella mattinata di domani. Poi, se ce la faccio, vorrei raggiungere i Calanchi per riprenderli da vicino, diversamente li riprenderò dalla punta della città. E infine riproverò sempre da questo punto a scattare al tramonto per vedere se domani ci riserva qualcosa di migliore. Quindi continuate a seguire il video e ci vediamo domani, che per voi è fra 2 secondi. Allora, buongiorno, siamo sul belvedere che dà su Civita Castellana, che è dietro di me. Sono le 10 del mattino. Diciamo che oggi non mi sono sentito di fare l'alba perché ero veramente molto stanco e poi il tempo era veramente molto incerto. Peccato, perché forse con queste condizioni poteva venire un'alba molto interessante, visto che il sole sorge dietro al borgo. Comunque sarà per una prossima volta. Quindi cosa farò oggi? Ho fatto un po' di foto panoramiche qui sopra, dopodiché adesso riprenderò la bicicletta, scenderò all'ingresso del ponticello e poi andrò verso il borgo e poi vediamo se riesco a proseguire verso i Calanchi. Il tema di oggi è la drammaticità, perché comunque, pur essendo in mezzo alla giornata, però ci sono delle belle condizioni, con delle belle nuvole molto cariche, molto drammatiche, e soprattutto c'è anche un bel contrasto di colori con i Calanchi che ci sono dietro. Quindi vediamo un pochino come procede questa avventura e ci vediamo tra poco.
Allora, sono all'estremo nord del borgo, che finisce con un giardino privato, detto giardino del poeta. Appunto, essendo un giardino privato, per entrare bisogna pagare, quindi o si lascia un'offerta oppure si compra un prodotto. Stavo provando a trovare il modo per andare verso i Calanchi, ma purtroppo l'accesso da questo versante è chiuso in quanto c'è pericolo di crollo, e per cui non so se riuscirò ad arrivare ai Calanchi, se c'è una strada alternativa. Comunque sia, dal giardino del poeta ho fatto un paio di fotografie, un paio di inquadrature, una panoramica dei Calanchi e anche un paio di foto mettendo un interesse in primo piano. Nella prima ho usato come cornice una splendida pianta, adesso spero di mettervi in sovrimpressione di che specie è, con al centro non proprio un calanco ma una parete rocciosa stratificata molto interessante. Nella seconda invece, sempre nel giardino, c'è una panchina detta panchina del bacio. Ora io, essendo da solo, non ho chi baciare, ma in ogni caso mettendo in primo piano questa panchina e sullo sfondo i Calanchi. Era una posizione un po' particolare, quindi non so se sono riuscito a far sì che gli elementi della foto siano evidenti, però vediamo come sono venute. Allora, questo è il simbolo di questa città, Civita, che è detta anche la città che muore. È una città che è stata fondata dagli Etruschi 2500 anni fa su una delle vie di comunicazione più importanti, ossia la via che univa il Tevere al lago di Bolsena. Gli stessi Etruschi si resero conto del problema principale di questa area, che è quello dell'erosione. Infatti stiamo parlando di un tufo molto friabile e quindi soggetto a frane, e loro già all'epoca intrapresero una campagna di canalizzazione dei torrenti, di opere di deflusso delle acque, che poi furono inizialmente riprese dai Romani, ma poi fondamentalmente la città fu abbandonata perché appunto era troppo difficile mantenerla nello stato originario. Quindi questa è la storia di questa città, appunto le frane, gli smottamenti sono continui e è chiaro che se uno ci pensa è un peccato, perché è un borgo veramente incredibile, infatti è nella lista dei borghi più belli d'Italia. Adesso io non sono al corrente del se si stanno facendo degli sforzi per mantenerla così com'è, ma insomma in effetti è costruito su uno sperone di tufo molto friabile, quindi la vedo molto difficile. Comunque sia, sono alla ricerca di una via di accesso ai Calanchi, non è detto che la trovi,
per cui vi tengo aggiornati. Allora, un'altra particolarità di questo posto, a parte la quantità abnorme di turisti che la visitano, le salite abbastanza ripide, è che conta ben 11 residenti, che non sembrerebbe, diciamo, dall'affollamento che c'è, però in effetti probabilmente sono tutti locali, ristoranti, ma i residenti, almeno secondo Wikipedia, sono solo 11 e quindi saranno molto contenti di ricevere questo flusso di turismo costante. Comunque è un bellissimo posto sicuramente da visitare. Allora, alla fine l'intenzione di fare il tramonto si è scontrato contro il meteo, infatti ha cominciato a piovere, è diventato tutto scuro, si è chiuso tutto il cielo e quindi non aveva più senso recarsi di nuovo nei pressi di Civita di Bagnoregio a fotografare qualcosa che poi non avrei ottenuto, ossia il tramonto con i suoi colori. Per cui l'avventura di quella giornata è finita così. La possiamo definire come un'occasione persa, perché probabilmente con un po' più di pianificazione e magari studiando meglio il territorio, ma anche avendo magari delle aspettative un po' più basse, si poteva sia fare le foto nelle condizioni giuste al borgo o recarsi ai Calanchi e quindi godere della meraviglia di queste formazioni geologiche veramente molto ma molto interessanti, che in quel punto sono davvero affascinanti, sono molto sottili, molto taglienti e quindi fondamentalmente sicuramente è un posto in cui bisognerà tornarci, in cui io ci tornerò, magari avendo delle aspettative un po' inferiori, quindi andando o per i Calanchi o per il borgo. Soprattutto diciamo che da quello che ho potuto vedere è molto interessante fotografarlo all'alba, perché ci si può mettere sul belvedere e godere, diciamo, del sole che tramonta dietro al borgo. Comunque è una lezione appresa per il futuro. Spesso ci si può trovare in queste situazioni in cui ci si aspetta delle cose che poi non si trovano. Diciamo che è una costante della fotografia di paesaggio che si può mitigare in parte con una buona pianificazione. C'è anche da dire che io faccio un altro lavoro e quindi il tempo che ho a disposizione è esclusivamente quello del fine settimana e quindi si prende un po' quello che la natura ci regala. Comunque sia, spero che questo video comunque vi sia piaciuto, vi sia interessato, vi abbia creato
uno spunto per poter visitare questi luoghi. Se ciò è vero, mi fa molto piacere se mettete un like o se mi date qualche suggerimento. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima avventura.